Gemelli Baldi, intanto siete bellissimi, vi abbiamo fatto vestire così carini, vi abbiamo fatto mettere le macchine più belle che potevamo. Come siete partiti? Come siete arrivati a questo che vediamo oggi? Siamo arrivati nel 1965, sia io che Giovanni, mio gemello, lavoravamo nelle officine autoriparazioni e il nostro titolare correva in macchina e ci portava con lui in diverse gare. Da lì è nata la passione per le vetture, per le gare automobilistiche. Nel 1971 io e Giovanni eravamo a Livorno a un rally Coppa Liburna, correvamo con una Scona 200 gruppo 2 di un nostro cliente che per lui era la vettura muletto, per noi diventava gara. Questo piccolo rialzo lo facevamo nei cortili degli hotel dei vari rally. Nel nostro stesso hotel c'era un signore che sarà poi il papà dei motori Fiat Bialbero, si chiamava Aurelio Lampredi. Ci ha visto lavorare su questa vettura e ci ha detto: sicuramente non siete due stupidi. Avete voglia di venire in Abarth, dato che siete di Torino? La nostra prima domanda è stata: che cos'è l'Abarth? Proprio da ignoranti. Lui ha detto: è un'azienda dove facciamo macchine da corsa e sicuramente voi, visto che correte in macchina, siete appassionati. Va bene. A Torino è entrato prima Giovanni. Dopo 6 mesi Giovanni mi ha detto: è un bel posto. A quei tempi, nel 71, si facevano ancora gli sport, le vetture che correvano nelle salite, il 2000 e il 3000 Abarth, macchine da sogno, vieni anche tu. 1971 siamo entrati in Abarth. Noi siamo motoristi, siamo nati motoristi e tutta la nostra vita in Abarth siamo stati dei motoristi. Poi è vero che facevamo anche cambi differenziali. Sui campi di gara devi essere un meccanico completo, perché sennò il mondo non lo puoi girare. Però siamo nati motoristi. E com'era l'Abarth all'epoca? L'Abarth all'epoca era una realtà fantastica, un mondo a parte, perché non c'era la produzione, non c'erano le catene di montaggio. Noi lavoravamo in esperienze motori. C'era una professionalità molto alta, perché vetture da corsa. E poi lavorare sui 2000 e i 3000 Abarth, che io facevo i motori del 2000 e del 3000, vetture vincenti, mi ha formato, mi ha plasmato e io ho vissuto 40 anni in Abarth, ne sono orgoglioso, ne sono felice, non importa che ho 70 anni, sono alla fine, ma io ho vissuto il periodo giusto, con le macchine giuste. Prima uno di voi due mi ha detto che questa officina in cui siamo oggi è un po' lo specchio di quello che vi hanno insegnato in Abarth. La pulizia, l'ordine. Assolutamente sì. L'Abarth ci ha insegnato una cultura assolutamente giusta, perché comunque l'occhio vuole la sua parte e è anche un po' caratteriale. Noi siamo del segno del leone e il leone è preciso, pistino, pulito, perciò è cultura più un insegnamento di 40 anni di Abarth. Non poteva che essere così, che questa officina, che noi la chiamiamo un atelier, anche perché vengono clienti da tutto il mondo, il biglietto da visita è la pulizia, oltre alla professionalità. Qual è la macchina preferita di uno e dell'altro? Lanciarelli 037 Corsa. È facile, potente, bella. La vettura che più mi ha dato è la Lancia Stratos, perché quel 6 cilindri Ferrari, anche col casco in testa, ma quando sei a 8.000 giri, Mozart non poteva fare di meglio. È un violino, fantastico. Invece le prime macchine da corsa su cui avete lavorato quali erano? Le Abarth 1000 e 2000? Le prime vetture da competizione con cui abbiamo lavorato sono state le vetture da pista, le Abarth 2000 e le Abarth 3000, guidate da Merzario, Ortner, Schetti. Abbiamo lavorato anche sugli Abarth 1000, TC 850, TC, TCR, testa radiale, eccetera, eccetera. Nel 73 l'Abarth è passata ai rally ed ha cominciato con la 124 Special T ed eravamo i meccanici di Luca Cordero di Montezemolo, perché lui correva da navigatore con Rattazzi. Ai fine prova li guardavamo l'olio del motore, cambiavamo le gomme, perciò la nostra prima vettura è stata la 124 Special T,
per poi fare tutta la sequenza di vetture Abarth, 125 Berlina, 124 Spider Fiat Ponte Rigido nel 1973, 124 Spider Abarth nel 75 è nata la 131 Abarth Corsa, è poi nata l'X19 prototipo, 4 esemplari, è poi nata la Rittimo 75 Gruppo 2, tutte vetture su cui abbiamo lavorato, Rittimo 130 Abarth Gruppo A, nel frattempo si è affacciata sui rally la 037 Corsa in tutte le sue evoluzioni, S4 Corsa, nell'87 Delta 4VD, integrale 8 valvole, integrale 16 valvole, Deltona, e poi l'Abarth nel 93 ha chiuso i battenti, una fetta di dipendenti sono passati all'Alfa Corse e chi aveva famiglia non poteva andare a Milano, questa riguardava me e Giovanni, siamo finiti a Mirafiori in esperienze motori, lì siamo stati fino alla pensione, la mia vita lavorativa l'ho terminata in India, perché Mirafiori era una realtà che noi provenienti dall'Abarth, un reparto corse, ci stava stretta, conflitti di mentalità. Arrivederci, grazie, siamo andati in pensione e abbiamo aperto questo atelier dove continuiamo a lavorare su vetture da sogno. Com'era il 131, subito dopo la Stratos? La 131 Abarth era una vettura non potentissima, ma molto molto performante, con un assetto, con un grip notevole per essere una berlina di famiglia, un gran motore perché già stiamo parlando di 235 cavalli, vettura molto larga dentro, io è vero che sono piccolino, sono un grissino, ma è un salotto. Io con la 131 Abarth ci ho fatto una Cesana Sestriere e mi sono divertito, mi sentivo piccolo dentro questo abitacolo enorme. Non ho fatto un grandissimo bel tempo, però l'ho voluta provare. La Delta 4VD, la primissima. La Delta 4VD che è nata nell'87, che ha subito vinto Monte Carlo, la prima gara in assoluta, tra lo stupore di tutti perché poteva non essere così competitiva, invece nata subito competitiva perché comunque in Abarth c'erano dei elementi eccelse, a partire da ingegner Sergio Limone, grandissimo telaista, grandissimo personaggio, subito vincenti e ha subito vinto. Che era l'anno dopo il gruppo B, la chiusura del gruppo B. Era l'anno dopo del gruppo B perché il gruppo B sono cessate per gli incidenti di Toivonen. Come erano gli anni del gruppo B visti da dentro? Gli anni del gruppo B visti da dentro, io ho corso sia col 37 che col 38. Ho 50 anni di navigatore, perciò so cosa devo fare. La potenza dell'S4 è tale che in determinate situazioni non riuscivo a starci dietro con le note. Perciò i vari navigatori sugli S4 anno 86 li ho reputati grandissimi professionisti, perché un'accelerazione incredibile. Basta pensare che da 0 a 100, 2 secondi e 4 decimi, puoi già immaginare. Cioè, le ritenevo vetture pericolose. Sì. Tant'è che è successo quello che è successo. No, troppo pericolose, troppo potenti. Le strade sono sempre quelle. In Corsica sono strette. Come allunghi... E poi quelle macchine erano fatte solo di Kevlar, carbonio, magnesio, non c'era lamiera, per cui come toccavi, oltre che si distruggevano, andare a fuoco era un attimo, una scintilla. Perché se consideri che il sedile del pilota e del navigatore erano i serbatoi benzina, e quando prende fuoco il magnesio o il carbonio non lo spegni più, no, perché prima muori dentro e poi muori fuori. Perché respiri tossici, questi materiali compositi che sono diventati roventi. Tossici. Perché il magnesio Respiri diventa... i fumi, Respiri i fumi e tu comunque... ti brucia dentro. Ti brucia dentro. Non senti niente, eh? Sono delle piccole bombe. Che poi con il nuovo gruppo A tutte queste cose sono state ridimensionate, perché il magnesio è vietato. Quello che secondo me hanno, oggi come oggi, le macchine moderne hanno delle scocche dei roll bar troppo performanti, la macchina non si deforma affatto e muori tu dentro. Ecco perché alcuni incidenti sono mortali, perché le macchine non si deformano più.
Tu guardi degli incidenti, anche le cellule sono sempre perfettamente intatte. Si scarica tutto non si sul schiaccia pilota. niente, ti carica tutto su di te. Questa è la mia scuola di pensiero da ignorantotto. Io una domanda che mi sono sempre fatto, adesso lo faccio a te, visto che hai fatto il navigatore per una vita. Come si fa a fare il navigatore? Per me è inconcepibile. Come fai a stare là? Come fai, vero? Per me no, assolutamente, perché l'ho fatto 2 o 3 volte, ma io ho paura. Io ho paura. E in 50 anni che corriamo in macchina, che io guido, mio fratello non ha mai fatto un rally da pilota. Non l'ha mai voluto fare. Per me è Io non ho incredibile. mai guidato perché mi sono talmente specializzato a stare a destra che sicuramente è una piccola dote innata. Sicuramente, perché il navigatore su una prova speciale di 10 km, 5 ha la testa bassa, sente le curve con le spalle, perciò con la testa bassa si sta male, ma non sto male, perciò sicuramente una piccola dote innata. Mi piace molto perché so di essere gli occhi del pilota, perché sono davanti a lui da 2 a 3 curve. Questo mi dà un senso di responsabilità enorme per salvare la vita mia e anche la sua, per dare un risultato alla vettura, alla competizione, e all'arrivo, benché i navigatori non sono quasi mai riconosciuti, Infatti. io per fortuna ho corso sempre con piloti che sul palco d'arrivo mi hanno detto: grazie Baldi, sei stato fantastico. E questo mi ripaga del sudore, perché sudiamo anche noi, anche se siamo con le mani ferme, ma lo stress è incredibile. Con un S4 non ti dico, lì è proibito sbagliare. Se vuoi sapere com'è nata la nostra vita sportiva di pilota e navigatore, negli anni 70 abbiamo fatto una gara in pista di campionato italiano a Morano Po, Casale Monferrato. Eravamo a Varano de Melegari. No, eravamo a Casale. Eravamo a Casale e abbiamo iscritto tutte e 2, come piloti ovviamente. Nelle prove ufficiali, chi avrebbe fatto il miglior tempo avrebbe fatto innanzitutto la gara. Secondo, passando ai rally, avrebbe fatto il pilota per tutta la vita, senza sapere che sarebbe durata 51 anni Ecco, e sì, continua è stato. tutt'oggi. Ecco. Combinazione, nelle prove ufficiali ho fatto io il miglior tempo, tra noi 2, di 3 decimi di secondo, perciò un pochissimo. jolly. Da lì mio fratello ha detto, ok, sto a fianco. E io ho detto, benissimo, guido. Pensa te. Mai litigato. Mai litigato. Mai litigato. No. Qualche volta lui guida e io sto a occhi chiusi nei trasferimenti, ma in prova speciale mai. No, io non ho mai guidato una prova speciale. E francamente non ne sento il bisogno. Abbiamo fatto delle gare mondiali, quest'anno vogliamo fare l'Isola d'Elba, di campionato europeo, autostoriche, Che macchina? con la 124 Abarth di Max Girardo, che Ok. gentilmente ci impresta. Nella nostra vita sportiva ultimamente dobbiamo molto a Max Girardo, perché lui ha 11 macchine e dice: ragazzi, prendete quello che volete, fate quello che volete con le mie macchine. Noi lavoriamo per Girardo all'80%, ed è un ottimo pilota, fa forte. Infatti sui campi di gara io lo chiamo pazzo furioso, Sì, perché quando riesce a tenere le ruote sull'asfalto va forte. il risultato viene. Però è un po' falloso e ogni tanto andiamo fuori. Ed ecco che allora io tiro le cinture e il nostro fratellone, perché è alto e come te, allora lo chiamiamo fratellone, perché oramai è talmente tanti anni che collaboriamo che oramai per noi è un fratello Conosciuto per caso all'Isola d'Elba. conosciuto in un rally all'Isola d'Elba. Aveva la macchina rotta in un trasferimento, lui correva. Io correvo e io ero davanti a lui come numero di gara. Quando è passato Girardo, lui era ancora col furgone che tirava sui ferri, perché faceva l'assistenza a me. E aveva la macchina rotta. Cavolo, un meccanico si è fermato, aveva rotto il cavo dell'acceleratore, della frizione, scusami, di quel 120... Si era sganciato. Si era sganciato di quel 124 Abarth che adesso gli scaldo io le bielle, perché gli dico quello quando la voglio usare. Gliel'ho messa a posto, hanno vinto. Alla premiazione, Girardo, papà e figlio, vengono da me e mi ringraziano. Grazie, senza di te. Io non vi ho mai visto. Non so chi siete. Non so chi siete. Ma siamo in 2 sull'isola. Scoperto l'arcano,
Girardo ha detto: da oggi sarete i miei meccanici. E così è stato. E com'è il 124 Abarth? La 124 Abarth è una bellissima macchina, è una macchina storica, per gli anzianotti va bene, non è molto potente, è accreditata di 180 cavalli, è un 2 valvole. Facile da guidare. Facile da guidare. Performante. Performante, ti dà soddisfazioni, ma poi vedi, io un anno che potevo avere tutte le macchine che volevo di Max Girardo, dalla Stratos alla 131, ho preferito un 112 che mi hanno imprestato, perché volevo correre con una macchina piccolina, perché puoi andare forte comunque. Un vero sportivo prova tutte le macchine. Tant'è vero che ho vinto, combinazione ho vinto anche con quella macchina, con un 112 Abarth. Grande soddisfazione. Io volevo sentire qualcosa, se si può, dell'S4 nera. La Delta S4 nera è una commessa di lavoro che ci ha passato Girardo, che da questo telaio ho detto vorrei un S4 Corsa, dove il mio compito è stato solo di fare motore, differenziale anteriore, differenziale posteriore. Tutto il resto ha fatto mio fratello e io gli ho passato le chiavi, gliel'ho strette, gli ho dato una mano, ma non mi sono più occupato di niente. L'S4 nera è stato un impegno non indifferente, perché dato che è una replica dichiarata, non esisteva niente e non avendo i disegni, tante cose le ho dovute far fare con la memoria, con della documentazione fotografica, ed è stato un impegno tosto. Ho passato delle notti insonni perché pensavo dove posso andare a costruire la leva marce, dove posso far costruire il rinforzo, le marmitte. Il 40% di quella vettura l'ho dovuto far costruire, il 60% l'ho trovato a Praga, perché a Praga c'è un magazzino che è l'ex magazzino di un noto preparatore di Torino che si chiamava Giuseppe Volta, ma c'era solo il 60% e anche il 60% modificare, perché o era roba stradale, il Corsa è diverso, o era roba modificata. Insomma, è stato un grossissimo impegno che adesso che la vettura è finita, Girardo l'ha provata per 8 ore, l'ha messa alla frusta, non so cosa doveva ancora fare, è rimasto molto soddisfatto dalla bellezza della vettura. Curata. Perché ho dovuto curare anche le parti di carrozzeria. È rimasto soddisfatto delle prestazioni, giustamente le prestazioni comunque sapevamo che c'erano, perché l'S4 Corsa ufficiale cammina anche questo, il motore è lui, perciò Girardo mi ha dato una pacca sulle spalle e ha detto: bravo Baldi, a 70 anni hai costruito una macchina da corsa. Non voglio prendermi tutti i meriti io, è una collaborazione dei telaisti, di Sergio Limone, che veniva qua a dirmi il telaio va rinforzato lì, il telaio va rinforzato lì. Perciò è stato un lavoro d'equipe, che poi io fisicamente con le mani, sì, ci ho lavorato 15 mesi. Neanche tanto. Neanche tanto, è vero. Tutti i giorni, eh? Sì, tutti i giorni. Anche perché tanti restauratori ci mettono anni. No, è una cosa che non mi piace, perché io non posso tutte le mattine venire e vedere quell'S4 per 3 anni di... No, dopo un po' mi esce dalle orecchie, mi esce dall'occhio. No, la macchina va presa, finita, consegnata. I piloti. Avete avuto un sacco di piloti. 10 anni di mondiale, Sì. Quindi Biasion, quindi Toivonen. Allora, premetto, a inizio anno, per decidere chi faceva le assistenze sui campi gara tra l'italiano, l'europeo e il mondiale, sceglievano i motoristi giusti, motorista che non deve balbettare, non deve perdere il self-control perché i tempi sono ristretti, non puoi permetterti errori, perciò a inizio anno stabilivano chi. Io, vuoi per il mio carattere, vuoi... Ho fatto il mondiale, perciò avevo a che fare con i piloti veramente bravi, bravissimi. I piloti li ho passati praticamente tutti, c'era il pilota con cui ti trovavi perfettamente a tuo agio e il pilota che è un grandissimo professionista. Tutti. Ma magari ti trovavi un po' meno perché c'era quello che ai servizi, alle assistenze, arrivava
con calma, ti spiegava, invece quello che arrivava agitato, tipo Siviero era uno che arrivava all'assistenza, era elettrico, invece Biasion squisito, ma io che di carattere sono mite, mi sono trovato bene con tutti, da Biasion, Cancunen, Allen, Cerrato, del Zoppo, Reineri, Fiorio, Figlio. Ho fatto con Fiorio Figlio, Alessandro, ho fatto un mondiale con la 1 Turbo Gruppo A. L'ho seguito tutto il mondiale, delle volte mi sono trovato che sui campi di gara ero l'unico meccanico, perciò facevo di tutto di più, ma mi sono trovato benissimo perché è un ragazzo fantastico. Chi era il preferito? Il mio preferito, un italiano, Dario Cerrato. Molto molto bravo, calmissimo, grandissimo signore. Però io, professionalmente, li vedevo tutti allo stesso livello. Mi buttavo sotto le macchine, tanto con Cerrato quanto con Biasion, perché quello era il mio compito sui campi di gara, tra virgolette. Ero anche pagato per fare quel lavoro. Lo facevo fino in fondo. Il momento più bello invece? Ostrica. Il momento più bello per me, ero stato ingaggiato dalla team Eminems, Giuseppe Volta. Mi hanno mandato a seguire Bernard Arniche sul Tour de France. Mi hanno dato una vettura d'assistenza veloce, perché noi motoristi andavamo sulle veloci, o l'elicottero, per essere il più presenti possibile. In più punti. Era in piena notte, ero in un punto di passaggio per precauzione. Mi chiamano per radio e mi dicono Bernard Arniche è uscito di strada, ha lo sterzo molto duro, da lì a poco sarebbe arrivato. Io ero da solo, di notte. Mi viene una paura, un'agitazione di non essere in grado di far fronte alla situazione. Guardo in alto al cielo e dico, Signore, aiutami tu perché sono rovinato. A un certo punto ero lì teso come un violino, sento il rumore delle 37 arrivare, la prima cosa che faccio, sfilo il muso e mi accorgo immediatamente che Darniche, uscendo di strada, aveva preso un sacco di piante, piantine e arbusti che erano tutti in mezzo alle sospensioni e ai tiranti dello sterzo. Non mi sono neanche messo i guanti, ho tolto tutto quello che potevo, lo sterzo è diventato naturalmente subito morbido, ho rimesso il muso, Darniche contento, che poi avrebbe vinto il rally. È andato via, ho alzato gli occhi al cielo e gli ho detto, Signore ti ringrazio. Ho messo in moto e sono andato nel punto dove comunque sarei dovuto andare. Il mio episodio più simpatico alla Fiat di Aosta, 1 Turbo Gruppo A. Mi arriva Fiorio, aveva la cinghia di distribuzione con un forellino in centro. Il mio capo motorista, Baldi, hai portato la cinghia, la devi sostituire. Io per non dire no, non l'ho presa perché finivo nei guai, mi sono guardato attorno, ho perso tempo, c'era una 1 Turbo stradale che avevano appena finito di tagliandare e la mattina sarebbe andato il cliente a ritirarla. Senza farmi vedere, gli ho rubato la cinghia di distribuzione a questa vettura di un cliente che non so e gliel'ho montata a Fiorio. Io ho fatto la mia bella figura, mi sono fatto un bel tombino perché oltre che smontare quella bucata ho dovuto smontare una, rimontare. Questo è un episodio che non lo dimentico più e io non so più che fine ha fatto quella 1 Turbo stradale di un cliente, ma spero che io avevo lasciato il cofano aperto, che non abbiano fatto l'avviamento perché avrebbero piegato tutte le valvole del mondo. Non c'era la cinghia di distribuzione. Questo è un episodio che mi ricordo, ma poi di episodi ce ne sono tantissimi. A un rally di Sanremo, Fiorio, 1 Turbo Gruppo A, che è arrivato col turbo rotto, l'alberino spezzato. Il turbo della 1 Turbo è in una posizione a dir poco infelice, a dir poco, ma io gliel'ho sostituito in tempi brevissimi, vuoi perché sono magrolino e anche papà Fiorio mi diceva solo tu puoi fare questo lavoro perché hai le mani da ginecologo, cioè piccole, che ti infili dappertutto, sei un ragno. Ho cambiato il turbo, non ha pagato al CO, lui era in testa e gli ho salvato la gara. Sono soddisfazioni, ma che l'ho avute io, ma l'eroe in quel punto sono stato io, Baldi, ma in altri punti era stato
Davide Cironi, perché nell'altro punto c'era lui. Mi ricordo benissimo che io ero in un rally con la Jolly Club Totip in Bulgaria, che a quei tempi in Bulgaria era comunista molto forte e chiuso, tant'è vero che i test pre-gara li abbiamo fatti tutti scortati dalla polizia. Sui campi durante la gara c'era il capo della polizia che ci seguiva con discrezione, ma ci seguivano. E l'episodio che mi ricordo in Bulgaria, i cartelli stradali è tutto in cirillico. Di conseguenza mi hanno dato un autista e una macchina veloce. Con l'autista non avevamo dialogo se non a gesti e mi ricordo che seguivamo Dario Cerrato con la 037 Corsa, che poi era in testa e ha vinto la gara, e Michele Rainieri con la Ritmo 130 Gruppo A. Io seguivo quelle come motorista. Arriviamo a un punto d'assistenza che era già nel pomeriggio tardi, viene all'imbrunire. Il mio autista parcheggia dall'altro lato della strada di dove c'era l'assistenza perché non c'era posto. C'era molta gente del pubblico che guardava. Io attraverso la strada, mi faccio largo, controllo le due macchine per quello che mi competeva, perciò il motore, e andava tutto bene. Con l'autista decido di andare al prossimo punto, attraverso la strada, faccio automaticamente per prendere la maniglia della vettura, una Lada, e sbatto contro il finestrino. Allora guardo e mi accorgo che la mano l'ho messa troppo alta. Guardo bene, la maniglia è molto bassa. Non è possibile. Guardo bene, la vettura gli avevano rubato tutte e 4 le gomme, i cerchi. Non aveva più le ruote. Io sono salito su un furgone di un'assistenza privata, sono andato in un altro punto e l'autista mi ha poi ripreso un paio d'ore dopo abbondanti e aveva di nuovo le sue gomme. Ho scoperto dopo che hanno chiesto un riscatto a Bertoletto, che era il DS del Jolly Club, hanno pagato. Quello è un episodio divertente. Un altro episodio che mi ricordo, ma lì per lì non ero tanto felice, non mi ricordo più il pilota, ma era in testa, per radio chiamano Bertoletto che il pilota aveva problemi al motore. Allora Claudio Bertoletto, senza dirmi niente, ha chiamato l'elicottero perché io salissi sopra e facessi più in fretta per arrivare al punto successivo per guardare il motore. Io ero lì ignaro di tutto, tranquillo. Dopo pochi minuti sento l'elicottero arrivare, a terra vicinissimo a noi, lo guardo, mi chiama Bertoletto e mi dice devi salire subito lì perché devi andare al punto dopo. Io non ho paura, ho il terrore. E c'è differenza perché il terrore non lo puoi dominare, la paura la domini. E dato che io ho appena visto cascare un elicottero alla Cesana Sestriere, falciando 6 macchine, per fortuna nessun ferito e anche i piloti a bordo solo feriti, però è caduto vicino a me e lì mi sono preso il terrore. Di conseguenza a Bertoletto gli ho detto, caro Bertoletto, io su quell'elicottero non ci salgo nella maniera più assoluta. Lui ha cercato molto nervoso, molto arrabbiato, ci penserò a Torino, vediamo cosa fare. Gli ho detto, guarda, fai quello che vuoi, mi possono anche licenziare, ma io sull'elicottero non ci salgo. E non ci sono salito. E a Torino nessuno mi ha chiamato, nessuno mi ha detto niente, evidentemente non ha fatto rapporto. La macchina comunque, per fortuna, l'ho presa al punto successivo, non era niente di grave, è andato tutto bene. Chi è che ti chiamava Villeneuve? Lombardi. In Finlandia mi hanno detto prendi un muletto e segui le vetture gara. Io ho messo in moto una Delta muletto e ho seguito i piloti che andavano in una foresta a provare le vetture gara. I piloti, non hanno dormito tantissimo nel tragitto, vuoi perché sono piloti, e io ho detto, Cribio, non devo dormire neanch'io perché se perdo la strada nelle foreste della Finlandia, dove vado? Dove vado? Perciò ho tirato. A un certo punto vedo una lanciatema e ho detto, una tema nelle foreste. Era l'ingegner Lombardi, il mio capo supremo. Ma io non me ne sono accorto che era lui che guidava. Io l'ho sorpassato, che ero persino leggermente di traverso, perché eravamo sulla terra. Perciò gli ho fatto mangiare un mare di polvere, io di traverso, con un muletto. Siamo arrivati al servizio, si è informato chi guidava quel muletto, lo guidava Baldi, arriva Lombardi, mi ha dato una bella strigliata perché
Tra l'altro lui mi chiamava per radio, ma lui era su un canale, la vettura muletto era su un altro. Morale, durante tutta la gara i meccanici, i telaisti, i cambisti ci chiamavano per radio, mi chiamava Villeneuve da Lombardi. E quando poi siamo arrivati a Torino mi ricordo bene che per un anno non sono uscito più, perché comunque dovevano dare un segnale. Vabbè. Per una cosa del genere? Per una cosa del genere, sì. Mamma mia. Però va bene così. Sono stato castigato un paio di volte, io ero sui Pirenei con l'X19 prototipo, anche lì è successo un disguido, anche lì un altro anno di castigo in azienda. Che disguido. Ma fanno parte del gioco, fanno parte di... Ah già, Darniche. E là che avevi fatto? Darniche era l'ultima gara di campionato europeo, era in testa al campionato europeo, X19 prototipo, il motore andava a strappi, il mio capo in Abar, che si chiamava Adriano Fissolo, mi ha detto prendi la 128 familiare e vai sui Pirenei tra la Spagna e il Portogallo. Pensa quanta strada ho fatto, ci sono arrivato alle 3 di notte. Darniche e il navigatore mi stavano aspettando, erano a un distributore dove hanno fatto tenere la luce accesa dell'insegna, mi sono subito accorto che i carburatori erano pieni di porcheria, ok, li smonto, li pulisco, ero su un ciglio della strada per vedere bene con la luce del lampione, Tutto sul muro. io non avevo un furgone, avevo la 128, ero stanco morto, ero partito da Torino, è passato un bilico pazzesco, lo spostamento d'aria, in un tombino vi ha buttato giù tutta la componentistica leggera dei carburatori. Caro Davide Cironi, io quella macchina non sono più stato in grado di montarla. Darniche ha perso l'europeo, non ha fatto l'ultima gara, l'ultimo rally. Io ho chiuso il baule del 128, familiare, verde. Loro sono andati in albergo a dormire, sono tornato a Torino, ho spiegato le mie motivazioni. Chiaramente ai vertici hanno stabilito che da qualche parte avevo toppato, anche per dare un segnale forse anche verso i piloti, però io li ricordo adesso, a quei tempi magari mi ero anche incazzato, ma adesso le ricordo ridendoci sopra perché comunque in 10 anni ho vissuto delle cose belle che hanno superato queste brutte. Come quando lasci la fidanzata dopo i 10 anni, qual è il ricordo? Le cose belle. E così pure è successo a me. E Lombardi com'era? Lombardi professionalmente era una persona molto molto valida. Io prendevo gli ordini da lui, era una persona calma Sì. e tranquilla. Sì. Parla piano, ma poche parole a buoni intenditori. Eccetto in Finlandia, per quell'aneddoto, non l'ho mai visto fuori dalle righe. Mai. Ma neanche Sergio Limone, No. neanche Cesare Fiorio, neanche Pianta. No, perché se c'era qualcosa se ne discuteva fuori dai campi di gara, in una stanza me e te, come giusto che sia. Allora lì puoi alzare la voce, ma sui campi di gara dove c'è la gente, dove devi tenere un'immagine, no. Nei pre-gara, che la sera potevamo andare a ballare, avevamo comunque l'abbigliamento Martini, comunque dovevi tenere un comportamento consone al vestito che avevi e lo eravamo tutti, perché giustamente come ha detto Giovanni 7 mondiali non li vinci, ma poi anche caratterialmente no, nessuno usciva dalle righe. Personaggi che vediamo ancora oggi. Personaggi che frequentiamo tuttora. Sì. Perché senza problemi. Quando Sergio Limone è a Torino passa da questo atelier, quando Biasion è a Torino passa da questo atelier, molte persone importanti della nostra vita in Abarth vengono da noi, sia perché vogliono rivedere le vetture con cui hanno anche loro costruito un pezzo della loro vita professionale, sia perché comunque baldi per il modo di porsi ci ricordano, ci vogliono bene. A me quest'anno la Chimera mi ha chiamato al Rally Costa Smeralda, sono andato col furgone Martini, tutta Martini, la Chimera coi colori Martini e Biasion Siviero, che quando mi ha visto, soprattutto Biasion, è stato contentissimo. E ricordo che in un punto di assistenza nell'isola, a un certo punto i meccanici della Chimera sono rimasti bloccati nel traffico ed è arrivato Biasion al punto d'assistenza stabilito, c'ero io e mia moglie, che l'ho portata con me, aveva un paio di problemucci, ma niente di che,
E ricordo che mentre mia moglie puliva il parabrezza alla Chimera, Biasion saliva sul furgone e mi passava i ferri. E io lavoravo. Mickey Biasion. Mickey Biasion. E questo è fantastico. Io ho fatto un rally da ufficiale Abarth, navigatore, e ai servizi, alle assistenze, c'erano i miei compagni di lavoro e il mio capo. E io gli dicevo, per cortesia, 20 litri. Soddisfazione. Che ti devo dire, caro Davide? Sono un po' anzianotto, ma mi ritengo una persona molto fortunata perché ho vissuto nel posto giusto, al momento giusto, in un mondo che oggi personalmente non mi ci trovo tanto. Le cose erano tutte molto più umane, più semplici, genuine. E poi il mondo delle corse che ci ha coinvolto e ci coinvolge ancora da più di 50 anni. Mi ritengo fortunato perché, oltre alla professionalità, anche come persone siamo stati ben voluti. Io ho appena finito di girare un film con Scamarcio, c'erano 10 macchine da corsa abbandonate da Dio, eccetto quelle di Girardo che ha mandato me come motorista, giustamente, macchine di certi valori non le puoi abbandonare. Le altre erano abbandonate, in 2 mesi di riprese, problemini, Baldi non parte, Baldi gira 3, Baldi è senza benzina. Alla fine del film mi hanno poi chiamato all'ultimo momento perché io comunque stavo sempre leggermente in disparte, non mi piace essere al centro dell'attenzione. Mi hanno messo la corona d'alloro sul palco d'arrivo della Grecia, che l'avevano simulata, 90 persone di cui facevano parte lo staff cinematografico mi hanno applaudito come Maradona quando segnava un gol allo stadio e Scamarcio mi ha detto: tu sei il re dei re perché ci hai salvato. Perciò anche tutte queste piccole cose contribuiscono che Baldi vengono conosciuti in tutto il mondo. Siamo 2 persone che hanno dedicato la loro vita al mondo delle competizioni, finendoci per caso e amandolo, che fa parte della nostra vita, perché la nostra vita è stata solo e esclusivamente sul mondo delle corse. Assolutamente. Noi non ripariamo macchine stradali. No, le nostre macchine le portiamo dal meccanico. No. Assolutamente sì. Ma fate ancora tanto, mi sembra? Sì, lavoriamo ancora su macchine da sogno, abbiamo clienti praticamente tutti stranieri, dove giustamente un S4 corsa la fai controllare da chi già le faceva in azienda, perché le conosciamo, perciò non facciamo né pasticci, non ci inventiamo niente, perché sono macchine di un certo valore, sono macchine molto delicate. E va conservata soprattutto l'originalità. Soprattutto abbiamo la mentalità che l'abbiamo riscontrata in pochissimi meccanici che restaurano vetture storiche, di tenerle originali, perché solo così hanno un valore collezionistico e solo così posso dire questo è un S4 corsa. Le pompe elettriche devono essere quelle dell'epoca, non quelle moderne. Il motore non ha gli occhi per vedere che pompe gli spinge la benzina negli iniettori, ma devono essere originali, perché questa è la cultura che ritengo giusta. C'è qualche giovane che vi viene a rompere le scatole per imparare o no? Purtroppo, Questa è un'altra. questo sarà un problema che ogni tanto ci poniamo. E si pone Girardo. E si pone Girardo. No, non abbiamo nessuno. Abbiamo un collaboratore, ha quasi la nostra età, è sempre un ex Abarth, perché su certe macchine riteniamo che devono lavorare ex Abarth oppure Davide Cironi, ma li devo insegnare. Questo è un problema perché no, in questo momento il dopo Baldi è vero che le macchine continueranno ad andare in moto. Il mondo non si ferma. Il mondo non si ferma, ma la perfezione no, forse non ci sarà più. Questo è un problema. Caro Davide, la tua domanda è legittima e hai ragione tu. E come si fa? Ogni tanto ci pensiamo, ma siamo molto presi dal lavoro, abbiamo molto lavoro, ci sfugge, sì, domani ci penso, non ci abbiamo ancora pensato. Adesso c'è tantissima elettronica, perciò sarà il futuro di questi giovani che si stanno affacciando. Che noi non siamo in grado. Che noi non siamo in grado siamo perché... tecnicamente in grado. No. Ai giovani di oggi li posso passare le gomme. O li pulisco il vetro e sono ben felice di fare quello, sì. Perché capisco che il passo successivo sì. è
E il Dopo di noi è stato l'elettronica e tante altre cose. Assolutamente. Poi, ripeto, la mia scuola di pensiero è che dopo che noi abbiamo 70 anni compiuti, non sono più un pilota, sono un gentleman. E l'unica cosa che è che ti devi divertire. Tutto il resto viene dopo. Oramai la nostra vita, quello che hai fatto è fatto. Io ho vissuto bene e ho vissuto questo mondo. Sì. Mi sta bene. Perché tra l'altro lo sto ancora vivendo. Che chiedo di più? Rimango così. Sai com'è il cassone?